C'è una domanda che non smette di affascinare storici, linguisti e curiosi di ogni età. Perché l'Italia si chiama Italia? E no, la risposta non è così semplice. Per trovarla dobbiamo fare un salto indietro di millenni, a un'epoca remota, popolata da vitelli sacri, re dimenticati, fabbri mitologici e arrivando persino a incontrare Minosse e l'isola di Creta. Preparatevi perché se la risposta non è semplice, di sicuro si tratta di una storia incredibile. La parola Italia, dunque, da dove viene? Le ipotesi principali sono due. Potrebbe derivare dal greco antico oppure dalla lingua osca, la lingua parlata dalle genti che abitavano la penisola nell'età del ferro. Umbri, Piceni, Sanniti, Lucani, Bruzzi, popoli diversi ma tutti con una cosa in comune. Ognuno di loro si identificava in un animale sacro. I Piceni? Il picchio. I Pretuzzi? Il cinghiale. I Sanniti? Il bue. E gli Irpini? Il lupo. Un dettaglio affascinante che ci serve per arrivare al cuore della questione. Proprio tra questi animali sacri troviamo il nostro protagonista, il vitello. In lingua osca questo animale veniva chiamato Viteliu, in umbro Witluf, in latino Vitulus. Ed è a questa parola che fa riferimento una delle ipotesi riportata dagli storici antichi. Secondo il mito, Ercole stava attraversando l'Italia con una mandria di buoi durante una delle sue proverbiali fatiche, quando un vitello fuggì dal gruppo. Per ritrovarlo, percorse tutta la penisola. Ovunque andasse chiedeva agli abitanti se avessero visto l'animale e sentendo che questi lo chiamavano Viteliu nella loro lingua, battezzò il paese con il nome di Uitalia, la terra del vitello. Da qui sarebbe nata la parola Italia. Ma attenzione, gli storici antichi avanzano anche un'altra ipotesi. Questa volta il protagonista non è un semidio, ma un eroico condottiero. Secondo gli antichi greci, il nome Italia indicava inizialmente una regione precisa, la Calabria meridionale, la terra abitata dal popolo degli Enotri. A parlarcene è niente meno che Aristotele, che racconta di un re chiamato Italo, che unificò queste genti e diede loro nuove leggi, nuove usanze e un nuovo nome. Da Enotri a Itali. Fu Italo, ci dice Aristotele, a trasformarli da nomadi a contadini e fu lui a istituire i famosi pasti comuni, i sissizi. Insomma, per Aristotele Italia deriva da Italos, re civilizzatore e, guarda caso, il suo nome in greco significa toro. I conti tornano? Sembrerebbe di sì. Ma attenzione ancora una volta, Aristotele nel passo della politica appena citato aggiunge anche un'altra informazione. Scrive infatti: i sissizi d'Italia sono più antichi di quelli di Creta, che risalgono addirittura al regno di Minosse. L'Italia è più antica di Creta? Allora forse c'è di più. Forse dobbiamo tornare ancora più indietro, al tempo della civiltà micenea o forse a quello della talassocrazia minoica, il periodo in cui i cretesi governavano i mari. E perché i cretesi governavano i mari? Beh, perché dovevano assicurarsi le materie prime più importanti dell'epoca, i metalli. E dove andavano cretesi e micenei a cercare metalli preziosi come il rame? Proprio in Calabria, sulla costa tirrenica, precisamente a Temesa, un luogo così importante da essere citato persino nel primo libro dell'Odissea. I greci allora conoscevano bene quelle terre. E sapete come le chiamavano? Con nomi come Temesa, per l'appunto, o Aitalia, nome dell'isola d'Elba, altro importante centro estrattivo sin dall'antichità. Entrambi i nomi hanno il significato di terra bruciata, terra fumosa, un chiaro riferimento alle fornaci, alla lavorazione dei metalli, ai vulcani. Basti pensare all'Etna, in greco Aetne, vulcano attivo, fumoso e fiammeggiante, dove risiedeva Efesto, il fabbro degli dei. La radice di questa parola era usata anche per indicare chi forgiava i metalli di professione. In alcuni testi micenei, infatti, troviamo un fabbro di nome Aitalos, un altro di nome Cocalos, e proprio il nome di quest'ultimo ci riporta ancora una volta in Italia, in Sicilia. È il nome del re che uccide Minosse e ospita Dedalo, l'inventore e artigiano in fuga da Creta. Re Italo, re Minosse, re Cocalos sono
nomi parlanti che forse indicano mestieri, funzioni e simboli. Il primo legato al toro, ma connesso linguisticamente e simbolicamente agli altri. Minosse e Cocalos invece legano il Sud Italia e l'antica civiltà minoica nel segno del fuoco e della metallurgia. E allora, l'Italia è davvero la terra dei vitelli o è qualcosa di più? Una terra bruciata, fumosa, piena di miniere, di vulcani, di fabbri e di miti. Un nome che, prima di essere politico o geografico, è culturale, è simbolico, è mitico. Dalla Calabria alla Sicilia, dai Greci ai Micenei, da Ercole a Italo, la storia del nome Italia è una rete di fili antichi che si intrecciano dando vita a un quadro sempre più grande. Quando pronunciamo il nome Italia, insomma, stiamo evocando qualcosa di più di una semplice nazione. Forse non avremo mai certezze su quale fu l'origine effettiva del suo nome, ma una cosa è certa: fu nel I secolo a.C. che il nome Italia divenne il nome di tutti i popoli della penisola. E allora sorge spontaneo chiedersi: chi battezzò l'Italia con questo nome? Per scoprirlo dobbiamo tornare a occuparci dei popoli italici, in particolare dei Marsi e dei Sanniti. Nel 90 a.C. queste popolazioni, che da secoli contribuiscono al dominio romano con uomini e mezzi, dichiarano guerra al centro dell'impero. Dopo secoli, gli Italici formano una poderosa alleanza con l'obiettivo di distruggere Roma. Questa volta sembrano anche in grado di superare la frammentazione che da sempre li contraddistingue, tanto che individuano anche una capitale per il loro stato: la città di Corfinio. La fierezza e l'orgoglio dimostrato dai popoli insorti rimasero impressi per sempre nei simboli che adottarono: la testa coronata di una donna e il toro che incorna la lupa. Sono proprio queste le immagini che accompagnano la prima apparizione della parola Italia sulle monete coniate a Corfinio e nel Sannio. Una parola che esorta i popoli ribelli a combattere e a unirsi sotto le insegne della libertà. Fu allora, tra le montagne della Marsica e dell'Alto Molise, che quella parola assunse il significato che gli attribuiamo e che ancora oggi indica il bel paese qu'Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe. Come abbiamo visto, l'origine del nome Italia ha radici lontanissime. Tutt'oggi gli storici e i linguisti non sono d'accordo su quale sia l'esatta origine del termine, e la teoria più accreditata è quella che vede la parola nata in lingua osca, poi transitata in greco e infine tornata in latino. Quel che è certo è che la parola Italia testimonia ancora una volta la storia che è dietro il nostro paese e i legami che hanno fatto sì che la nostra cultura beneficiasse degli apporti dell'antica Grecia e del vicino Oriente. Ci sarebbero poi anche altre teorie da riportare e altre informazioni, ma ci addentreremmo in questioni troppo specifiche e linguistiche. Detto questo, allora ti saluto e se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, un commento soprattutto e a iscriverti al mio canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!